tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Ritorna l'appuntamento con i miei racconti brevi e più precisamente con la storia di GD, la giovane depressa, il racconto più lungo che io abbia mai scritto e che a quanto pare vi sta appassionando perché siamo arrivati già alla quarta puntata di questa serie, contro ogni aspettativa, lo dico ogni volta, davvero, non avrei mai detto. Se vi siete persi i video precedenti, nel secondo video della serie vi leggevo l'incipit nel quale appunto introducevo il personaggio della giovane depressa, questa ragazza sui 25 anni che studia ancora all'Università di Bologna e che sta affrontando un momento, diciamo così, di crisi personale. Nel video successivo, quindi nel nostro ultimo video, invece, si è scoperto come GD sta architettando un piano diabolico per cambiare radicalmente la propria vita, un piano che coinvolge anche i genitori e soprattutto la possibilità di scomparire per un po', quindi bugie, menzogne raccontate ai genitori, questa famiglia molto ricca. E nel video di oggi scopriremo forse qual è l'inizio di questo piano diabolico architettato da GD per cambiare radicalmente la propria vita. Ci eravamo lasciati proprio nel momento successivo alla comunicazione da parte di GD di aver ottenuto una borsa di studio in America e quindi la necessità di trasferirsi per un po' e scomparire, ma ai genitori ovviamente viene detto soltanto della borsa di studio, che ovviamente è assolutamente una menzogna, un'invenzione. E proseguiamo appunto da lì. Passano 2 settimane durante le quali GD recita la parte della figlia modello, gestendo la situazione con perfetta calma. Il padre le ha garantito piena autonomia economica e la tratta con un rispetto fino a quel momento sconosciuto, mentre lei lo tiene informato sui preparativi. Poi arriva il giorno della partenza e tra le pacche di ammirazione del padre e gli abbracci lacrimosi della madre sale sulla macchina che la condurrà all'aeroporto di Milano. Aurelia, la governante, la raggiunge e attraverso il finestrino abbassato le sussurra: «Se in America ti senti sola e hai bisogno di parlare con qualcuno, chiama qui. Lo sai che rispondo sempre io. Va bene, tesoro?» GD annuisce mentre l'autista imbocca il vialetto, si volta giusto in tempo per vedere Aurelia ferma nella sua posizione che la saluta con la mano e i suoi genitori già sulla porta d'entrata. Giunti a destinazione, l'autista la saluta rispettoso ed è finalmente al punto cruciale. Aspetta che la macchina scompaia dalla sua vista e prende il primo taxi, ovviamente non per l'America, ma per il centro. L'appuntamento è alle ore 9 del giorno dopo. GD occupa una camera di una pensioncina scialba per la notte, si sente eccitata con i soldi che ha ritirato dal suo conto personale e quelli del presunto biglietto aereo per l'America, ha da parte abbastanza denaro per mettere in atto il suo piano. Lo analizza scrupolosamente. Ancora una volta ed è perfetto. Si sveglia al mattino dopo di buon'ora, si guarda allo specchio con disprezzo e scoppia in una risata acuta, concitata. Quando finalmente si calma, torna ad osservare la sua immagine riflessa, attentamente. Con le mani tira la pelle del volto e rimane qualche secondo così. Poi si gira e comincia a vestirsi. Alla reception si fa chiamare un taxi. Fuori dalla pensione l'aria è gelida, irrespirabile. Raggiunge la destinazione in fretta e in anticipo, chiede conferma del suo appuntamento alla segretaria e si siede su una poltroncina vellutata. Dove sarà? Dove sarà? Dopo un quarto d'ora la fanno accomodare nello studio del primario. Lui siede compito su una poltrona in pelle da dirigente e accenna un sorriso. «Buongiorno signorina, così eccoci qua. Prego, si accomodi». GD annuisce. Se ho capito bene, lei vorrebbe affrontare un intervento di chirurgia plastica. Sì, professore, ha capito bene. Tra l'altro immagino che abbia una cartella medica a mio nome in uno di quei cassetti. Sarà a conoscenza di ciò che voglio. Vede, signorina, il fatto è che mi aspettavo qualcosa di diverso. Lei non ha assolutamente niente che abbia bisogno di essere modificato. E sebbene l'anticipo... Ho perso... ok, la pagina... E sebbene l'anticipo sia già stato versato, mi sento in dovere di dissuaderla dalla sua decisione. Lei mi capisce, vero? Capisco. Un attimo di silenzio. Lei crede che il mio sia solo un capriccio. Non le è venuto in mente che ci possa essere qualcosa di più profondo, vero? Grandi motivazioni profonde. Ho meditato su questa decisione a lungo prima di venire da lei e sono assolutamente certa di ciò che voglio. Per cui metta da parte il suo falso moralismo e inizi a fare il suo lavoro. Che dura.
Il mio lavoro consiste anche nel vagliare la volontà dei miei pazienti, signorina. Apre la cartella che la segretaria deposita sulla scrivania asettica. Signorina L, un intervento chirurgico non è come una seduta dall'estetista, presenta una buona dose di rischi dei quali lei dovrebbe tener conto. Se mi consente un giudizio personale, lei non ha affatto bisogno di un intervento, non presenta difetti tali da giustificare un'operazione. Lei è, come dire, esteticamente accettabile. Appunto, sono stufa di essere accettabile, voglio diventare superlativa. Da 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 da. GD si sveglia in un letto sconosciuto, la testa le pesa come dopo una sbronza. Impiega qualche minuto per ricordare dove si trovi, poi realizza e cerca il campanello di chiamata. Un'infermiera sulla trentina, il viso stanco, arriva poco dopo. Vedo che si è svegliata, signorina. Allora, come va? Accenna un sorriso che a GD pare falso come quello di una soubrette televisiva. La testa mi pesa come un'incudine. Com'è andato l'ultimo intervento? Non ci sono state complicazioni. Fra qualche giorno toglieremo le bende e potrà vedere il risultato. Ormai abbiamo finito con lei. Quando lascerà questa clinica stenterà a riconoscersi. Il tono della voce è falsamente materno. Sotto le bende GD tenta un sorriso, ma rinuncia all'istante. Il dolore si fa acuto. Sono passati 20 giorni da quando è entrata in clinica. Ha chiamato i suoi genitori una decina di volte, raccontando di come si sia subito abituata all'America, di come si sente una persona nuova. Ha accennato al desiderio di affittare un appartamento perché le stanze del college sono invivibili e i suoi le hanno dato manforte, soluzione che le permette di assicurarsi altri soldi per il suo rientro in città. Una serie di interventi la stanno rendendo una persona diversa da tutto ciò che era, almeno fisicamente. Il prossimo passo sarà proprio il ritorno nel suo vecchio mondo e la possibilità di affrontare quello che conosce in modo nuovo. Io direi di fermarci qui. Avete capito qual è la prima parte del piano diabolico di GD, ovvero trasformare radicalmente il suo aspetto fisico, quindi letteralmente diventare, almeno dal punto di vista estetico, una persona nuova e poi tornare nel suo vecchio mondo e vedere cosa si prova per una volta nella vita ad essere pazzesca, ad essere popolare e non invece la ragazza scialba, la ragazza che tutti trovavano quasi invisibile. Quindi un po' una sorta di rivalsa, ma anche la possibilità di vendicarsi di una serie di torti subiti in precedenza. Vi anticipo che ne succederanno delle belle e soprattutto fra poco, ovvero nel prossimo capitolo, se ci sarà, se siete ancora interessati a sentirlo, scopriremo come è diventata GD, con delle descrizioni abbastanza dettagliate del suo aspetto fisico, del suo nuovo look e anche della sua nuova personalità, e quindi vedremo questa trasformazione da bruco a farfalla, diciamo così. Come dico sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che io continui a leggervi le avventure di GD, mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, io lo capirò immediatamente, e soprattutto, se vi va, lasciate dei commenti sotto per farmi sapere cosa ne pensate, cosa vi aspettate che possa succedere nei prossimi capitoli della storia. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video e non perdere le altre eventuali puntate della storia di GD. Direi che per oggi è davvero tutto, io vi mando un bacio gigantesco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!